Quando parliamo di podcast, audio o video che siano, dobbiamo prediligere la qualità o la quantità? In questo video rispondo a questa domanda. Negli anni ho dato tanti consigli su come creare un podcast che valga la pena di essere ascoltato. Tra le caratteristiche principali di un buon podcast c'è la continuità. Un podcaster di successo sa mantenere un ritmo costante, rinnovando l'appuntamento con gli ascoltatori senza tradire le loro aspettative. Siamo abituati ad avere un preciso rispetto delle date e delle scadenze. Un buon podcaster si impegna a pubblicare un nuovo episodio, ad esempio ogni settimana. Questa costanza crea un'attesa negli ascoltatori, ma attenzione, la continuità non è il fattore più importante. Rispettare la qualità è facile, basta ricordarsi ogni giovedì sera di registrare 4 chiacchiere con il proprio smartphone e pubblicarle senza preparazione, analisi o editing, insomma, come mandare un messaggio audio su WhatsApp. Ma un buon podcast ovviamente è molto di più. Spesso per rispettare la tabella di marcia si rischia di abbassare la qualità degli episodi. Ma vale davvero la pena sacrificare la qualità per assicurare la quantità? Riflettiamoci un attimo. Cosa succede se per rispettare la nostra tabella di marcia produciamo episodi di qualità inferiore? Immagina un podcast che tratta di storia. La sua forza, ovviamente, risiede nella qualità delle ricerche, delle interviste e del montaggio. Ma se questa persona decidesse di rilasciare episodi ogni settimana, riducendo quindi il tempo a sua disposizione per ricerche approfondite e editing accurato, pensi che manterrebbe la stessa qualità che lo ha reso famoso? Probabilmente no, anzi, dal mio punto di vista sicuramente no. Gli ascoltatori si accorgerebbero del calo e potrebbero perdere interesse. Un altro esempio può essere un podcast di attualità e analisi politica. Questo tipo di podcast è noto per le sue analisi dettagliate e gli approfondimenti su temi complessi. Se cercasse di rilasciare episodi troppo frequentemente, rischierebbe di sacrificare la profondità delle ricerche e di conseguenza la qualità dei contenuti. Un ascoltatore fedele potrebbe chiudere un occhio su un episodio meno brillante, ma se anche un altro episodio risulta deludente, l'ascoltatore potrebbe non trovare la spinta per ascoltare il prossimo episodio. Quindi un episodio sbagliato può far perdere parte di pubblico, 2 episodi scarsi possono causare un calo significativo dell'audience, 3 episodi scadenti possono praticamente segnare la fine di qualunque produzione. Quando ci accorgiamo che la nostra programmazione compromette la qualità dei contenuti, è fondamentale rimediare e alla svelta. Ok, ma come? Bene, dilatare il tempo tra una pubblicazione e l'altra è assolutamente possibile, avvisando ovviamente il proprio pubblico del passaggio da un appuntamento settimanale, per esempio, a 2 pubblicazioni al mese. Il pubblico, nella stragrande maggioranza dei casi, continuerà a seguirti per la qualità che i tuoi contenuti offrono. Pensa ad un podcast che pubblica episodi ogni mese anziché ogni settimana. Anche se l'attesa è più lunga, la qualità di ogni episodio è molto alta perché il team ha avuto più tempo per fare ricerche, interviste e un editing accurato. Gli ascoltatori apprezzano e attendono con ansia ogni nuova uscita, sapendo che l'episodio sarà di alto livello. Per chi invece non vuole ridurre il ritmo di pubblicazione, c'è un'altra strada: ridimensionare la durata degli episodi, passando ad esempio da 20 minuti a 10 minuti, da 10 minuti a 5 minuti o quello che ti pare. Tuttavia, non tutti i format possono adattarsi a questo cambiamento. Immagina un podcast giornalistico che copre un argomento di attualità in modo approfondito ma conciso. Ogni episodio dura circa 10 minuti e copre un argomento di attualità in modo dettagliato ma diretto. Se cercasse di coprire più argomenti in meno tempo, probabilmente la qualità ne risentirebbe parecchio. In ogni caso, però, la cosa importante è evitare di intrappolarsi in una gabbia di pubblicazioni troppo frequenti a scapito della qualità e del piacere del produrre. Quando un podcast diventa un compito gravoso, la qualità ne risente e anche i risultati finali. La coerenza in un podcast riguarda quindi non solo il ritmo delle pubblicazioni, ma soprattutto la qualità dei contenuti. Meglio pubblicare un episodio in ritardo, avvisando ovviamente il proprio pubblico, che uno di scarsa qualità. Inoltre, meglio rivedere il calendario delle pubblicazioni quando si è sempre in affanno. Una cosa è certa, non ci sono dubbi, ci vuole tempo. Tempo per studiare il proprio pubblico, per approfondire i contenuti e presentarli al meglio. E sì, anche tempo per costruire un pubblico ampio e fedele. Non si tratta di poche settimane o mesi come spesso qualcuno pensa, ma a volte possono servire anche anni e un programma troppo serrato può diventare gravoso e addirittura controproducente. E tu che cosa ne pensi? Meglio la qualità o la quantità? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo la settimana prossima.